Eccoci con Roberto. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Ehm, Mi sembra una vita passata barra parallela perché lo vedo che sta guidando una slitta trainata da diversi cani e mi sembra che trasporti delle merci, però non è che gli dà ai cani dei comandi verbali, ma dei comandi telepatici. Quindi la direzione non gliela comunica neanche tirando così, ma solamente comunicando telepaticamente con loro. Ti dà l'autorizzazione? Sì, poi quando si gira cambia la faccia e ha la faccia del Roberto attuale e con un sorriso dice sì. È un sorriso anche un po' malinconico. Per quella vita? Potrebbe essere anche una componente di personalità che ha caratterizzato Roberto sia in quella vita che in questa. Stiamo andando in una direzione, grazie a Roberto, e possiamo prendere tante rotaie differenti. Sono tutte le vite parallele di Roberto. Questo è un paio di rotaie di questa vita della slitta, diciamo, che porta nella stessa direzione. Dove siamo? In questa vita qua, Mhm, miei cani, mhm. eh, Canada Nord, Come? Canada a nord, Canada. E lui come si chiama? Mick, Mick. non so se è Mike, Mhm. Anno? 1852. Perché lo sguardo è malinconico? Qui è una vita molto solitaria e lui sente il bisogno di una donna. Dove sta andando con la slitta? Mm, Consegnare merci, dice. Il nome del progetto di Roberto è lo stesso del progetto di Mick? No, assolutamente no. Qual è quello di Roberto? Roberto attuale, giusto? Ah, Eh, Congratulazioni. Sento proprio l'anima che è come se si complimentasse con lui per tutto il percorso difficile che ha fatto fino ad ora e che in qualche modo mm, è premiante per lui, anche se ora non sembra. e di Mick? Disgelo Nome della PS. di Roberto. Sì, 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 adesso siamo su Roberto. eh, Lapislazzulo, Della PE. legno, Prima sessione di Roberto, vibrazione, tra i 7 e gli 8 miliardi. consapevolezza, Mm, 162, anima, 46, vite, 1880, 88, mm, cervello,
9,5. Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. 70. Vivacità animica. 100. Ok, prima delle entità eteriche chiamiamo il cinema. Genitori. Sembra quasi che discutano un po' fra di loro. C'è in corso un battibecco. Più lei sembra più qualcosa, non so di cosa stiamo discutendo, comunque si siedono. Fidanzata. Mi viene, sembra quasi in divisa lavorativa. Ha una bella postura, ehm, la vedo elegante, cioè inamidata. In particolar modo vedo il colletto della camicia tirato bene. Si siede composta. Il lupo di Roberto. Allora, in questo momento entra con circospezione. Mm, Deve un po' prima analizzare l'ambiente per scegliere dove posizionarsi, perché è come se avesse una sorta di bisogno iniziale, no? Di diffidenza anche iniziale, no? Per comprendere dove andare. Quando poi capisce che di fatto c'è Roberto, vedo che si mette più vicino possibile a lui. Nella vita di Mick c'era il lupo, questo lupo. No, questo no. Vedo questi cani, eh, Cosa? sembrano, non so, Maschi. degli aschi, sì, tipo sì. Nelle altre vite 1888 c'è stato un incontro già tra Roberto e il lupo. Allora, è un lupo, sì. Questo è un lupo, un proprio vero lupo, eh? Cecoslovacco, sì. No, Questo attuale? questo, cioè, Quello di questo di un'altra questa vita. vita, sì, Mhm. esatto, è un lupo proprio Selvatico. Mm. selvatico, esatto. E qua mi sembra che lui sia un bambino. Sembra che debba attraversare un tratto di bosco per tutti i giorni per andare a scuola, un pezzettino. Sembra che al ritorno da scuola incontra questo lupo ferito e lo accudisce. Nasce come un'amicizia molto graduale e vedo che questo trasforma, questo rapporto trasforma il bambino, da che era molto insicuro e preso in giro dai compagni, vedo che diventa decisamente più forte, più sicuro di sé. Il lupo ferito come si chiamava? E lui lo chiama Sam. Ecco, la parte eterica, che negli animali è come se fosse una parte subliminale, no? Speciale, è la stessa? Mi viene da dirti sì e no. Siccome il tempo non esiste, è più ricca dell'esperienza dell'altro, quella del lupo attuale o di Sam? Allora, Ti faccio delle domande a cui è eh, difficile rispondere, lo so. sì, perché
servivano due cose diverse, no? In quella vita e in questa vita, per cui in realtà sono entrambe importanti e complete. ma si Eh, contaminano? In altre Sì, perché parole, c'è un senso di amicizia. Ecco, come se entrambi, sia Roberto che questo bambino, hanno trovato una vera amicizia nel loro lupo. Ehm, un rapporto speciale che permette a entrambi, cioè sia a Roberto che a questo bambino, di conoscersi, di conoscere se stessi. nella vita del bambino il lupo era ferito, in questa vita c'è stata questa dinamica? E in questa vita era più ferito, diciamo, Roberto. Mm. Mm. Il Il lupo vero di... curatore è stato il lupo nella vita Mhm. di Roberto. Il lupo attuale ricorda Sam che è stato, che è, A me viene sì, e Sam ricorda la vita del lupo attuale. sì. Quindi gli animali ricordano, noi no. Sì, magari non è un ricordo come lo intendiamo noi, Certo. Ma è il una bagaglio, percezione dell'esperienza, sì. mhm, che può essere raccolta con la parola istinto, Mm, ni. mm, non penso. Va bene. Cosa si dicono i due lupi? Mm. Come se si creasse adesso un lupo, un volto, a metà, quindi metà è di Sam, metà è dell'attuale cane di Roberto, e loro capiscono che è lo stesso, il medesimo, con due facciate diverse. Entità eteriche. C'è un leone che è piazzato su un podio e fa capire in maniera molto chiara a Roberto, Roberto non può salire su quel podio, Roberto deve stare giù a assistere al trionfo del leone. E poi c'è chiamiamola una specie di ninfa o quasi di sirena, molto ammagliatrice, seduttiva, che cerca di distrarre Roberto, anche di distoglierlo, anche dalle cose che veramente contano. Ehm, Anche lo confonde, gli dà degli input erotici. E poi c'è un uomo del tempo, che quasi si comporta un po' con lui come un vecchio amico e gli propone di giocare insieme, a carte, in modo che Roberto, perda tempo e opportunità. Non ne vedo altre. Il nome della sirena? Giulietta, come se volesse fargli anche un po' credere nell'amore, ok? Però fondamentalmente io sento una matrice, mm, carnale. Entità mentali. Mi viene, farneticare, spettatore e sono sicuro che. Allora, per farneticare, è come se questa entità mentale volesse portare Roberto fuori strada, alimentandolo in tutti i modi con dei pensieri
che possono essere per lui proprio a volte disturbanti, ossessivi. Questo per far sì che lui venga tanto assorbito, diciamo così, da questi pensieri e non agisca. E anche che questi suoi pensieri lui faccia anche fatica magari a ordinarli e a raccontarli a persone, chiamiamole così, con consapevolezza media o medio-bassa, ok? E quindi queste persone hanno, eh, come posso dirti, un atteggiamento di rifiuto, ok, nei suoi confronti, perché sentono che i pensieri che lui sta esprimendo potrebbero essere assurdi. Mhm. Non so se è chiaro. Sì, Mm. sì. Mm. E Io- direi questo, sì, dimmi. Dimmi, dimmi, sì, livello. A livello, ma adesso meglio, 3, però prima era anche 5. Spettatore. Spettatore è proprio questa entità mentale che in tutti i modi cerca di far sì che Roberto sia spettatore e non protagonista della sua vita, che rimanga il più possibile lì in silenzio e osservazione degli avvenimenti, delle persone, eccetera, ma che rimanga appunto un po' in disparte. Quindi è certamente giusto, no, che lui sia un osservatore, però questo non deve andare a sacrificare, diciamo così, no, la sua azione, il suo essere protagonista nella vita. Quindi questa entità mentale gli crea, diciamo, questo piccolo inganno, questo trabocchetto. E qua vedo come livello 5. E poi sono sicuro che questo è migliorato nel corso del tempo, però c'è stato delle fasi della sua vita in cui lui era come se avesse molto bisogno di proteggersi, di difendersi dalle possibili delusioni, dalle scottature. E quindi sono sicuro che, nel senso, sono sicuro che questa persona farà così, sono sicuro che questa cosa andrà così. È un modo, di Mm. crearsi tutta una serie di valutazioni a priori, di pregiudizi, per evitare il confronto con una certa situazione. Un po' Ma passivo-aggressivo. sì, e poi cosa succede? Che questo lo blocca anche nelle opportunità di crescita, di evoluzione, di conoscenza, no? Di espansione di sé. Mm? Quindi attualmente io lo vedo abbastanza basso, diciamo di livello 2 o massimo 3, però in passato è stato anche a livello 5-6. Mm. Impianti. Come impianto mentale in testa ha un casco che apparentemente, sai, l'obiettivo è sempre quello di dire proteggici, proteggiti, difenditi dai possibili colpi della vita delle persone, però in realtà io vedo che ha soprattutto l'obiettivo di isolarlo all'interno dei suoi pensieri, e all'interno proprio di un suo mondo. Mm. Limitando, diciamo così, gli scambi autentici con l'esterno. Poi Mm. c'è come una specie di, sembra un po' una cintura di castità, che va proprio a un po' sacrificare e un po' a colpevolizzare tutto quello che può essere l'attività sessuale, sia fisica che di fantasia. Quindi, insomma, di fatto fa sì che lui non abbia un buon appagamento né reale e né mentale, perché poi comunque si sente anche molto in colpa rispetto alle fantasie. Mhm. E poi ci sono due cerchi, no, scusami, due dischi di ghisa poggiati sopra il dorso dei piedi, in modo per camminare lo debba fare in modo lento e cauto.
Hai detto in pesantino. modo tale che per camminare, giusto? Sì? Ok. Che è saltato un pezzettino piccolissimo, ma si è capito. Bene, bene, Ah, bene. Causa esoterica Monica del freno a mano tirato. qui vedo proprio che eh, mh, allora, tirano questo freno a mano, lo tengono bello tirato, sia il leone, sia l'uomo del tempo, sia l'entità mentale, sono sicuro che si impegnano proprio in questo gruppetto a far sì che lui, rimanga un po' inchiodato nella sua vita. E quindi, come dice lui, che non spicchi il volo, che rimanga appunto, anche grazie a questi pesanti dischi sopra i piedi, lì dov'è. Mm. È nata, E lui deve proprio rimanere ancorato a terra. qual è il regista tra questi tre? Quello che dice agli altri cosa fare. Il leone che sta sul podio, Mhm. gli dice appunto che Roberto deve stare giù, che non gli venga in mente eventualmente di scalare per arrivare al podio. Quindi lui deve rimanere giù, bloccato, frenato. E l'entità mentale? L'entità mentale, sono sicuro che fa sì che lui, ovviamente, avendo questa serie di pregiudizi che sono poi dei meccanismi di difesa, più di tanto non si muova e quindi gli dice anche che tutto sommato, ma va bene lì, dove sta. Non è un grosso problema. Se ci pensa bene, è meglio stare nel luogo che lui conosce, nella situazione che lui conosce, piuttosto che andare verso l'ignoto, che sicuramente darà delle delusioni, darà delle sofferenze. Va bene. In passato noi, anche altri, soprattutto altri secondo me, dicevano va bene, queste entità sono brutte e cattive, adesso le mettiamo nel portale definitivo e non tornano più. Ma in realtà, se non capiamo il motivo per cui sono state create da Roberto, questione su cui insisterei un po' più del normale e che è assolutamente nodale, e il momento non capiamo nulla. Vorrei concentrarmi sul momento, quando Roberto, che aveva già deciso di fare questa esperienza, ha detto adesso inizio con sono sicuro che non ce la faccio, andrà male, sport, università, lavoro. Allora, chiaramente ogni scelta è presa ancora prima di venire qui. È presa da quella che è, chiamiamo l'autentico Roberto. mm. Facciamo che questo Roberto qui è una sorta di copia. Il Roberto autentico ha scelto di ehm, fargli sperimentare questa parte, ok, che è adesso come faccio a spiegarla? Cioè, noi alla fine siamo come una specie di riflesso della sorgente, ok? Quindi noi abbiamo tutto ciò che esiste dentro la sorgente, solo che nella sorgente è un'unione, un equilibrio perfetto. Invece in noi esiste proprio la frammentazione, la divisione fra le varie parti. Quindi non c'è comunicazione, non c'è equilibrio fra le varie parti. Nella vita attuale di Roberto, il Roberto autentico ha detto: va bene, allora guarda come tutte queste cose insieme ma separate ti possono creare dei disturbi e dei conflitti. Ok? Alcune cose portale fuori di te, quindi i tuoi genitori che sono molto richiedenti prestazioni, risultati, eccetera, no? Altre cose, che ne so, anche la fidanzata che è comunque molto attaccata al mondo materiale, anche lei agli obiettivi e ai risultati, eccetera, ok? Oppure tu sentiti dentro diverso, sapendo che quelle parti lì sono comunque tue.
che se tu le porti dentro e le unisci con tutto quello che hai dentro, ritorna la pace e l'equilibrio. Mm? Però ovviamente nella prima parte lui deve viverla questa frammentazione. Mhm. E- ed è poi la Matrix ovviamente è proprio questo, solo che vuole mantenerti nella frammentazione, nella discordia, nell'insicurezza, nei complessi, nei progetti non portati a termine, eccetera. Se mantieni basse le vibrazioni e continui, diciamo così, a recitare questo copione qua eh, senza fine. Mm? Ehm, quindi fondamentalmente però già adesso Roberto sta capendo che lui lo sta rifiutando già questo copione, cioè l'ha riconosciuto che è un copione che ha recitato per tanti anni, in cui c'era qualcuno fuori che gli chiedeva di essere vincente e lui per reazione faceva il perdente. C'era qualcuno fuori che gli diceva raggiungi questo obiettivo, quest'altro obiettivo, eccetera. E lui in qualche modo boicottava tutto questo. I grandi esoteristi che hanno in mano le redini del mondo conoscono molto bene questa idea di specchio e di specchio frammentato e ce lo propongono in ogni salsa da tantissimi anni. Negli ultimi, dove i video musicali, per esempio, sono alla portata di tutti e soprattutto dei giovani, il tema della frammentazione della personalità da parte dell'handler nei confronti dello schiavo, personaggio, cantante, attore che sia, è assolutamente evidente. C'è un video di Ariana Grande dove lei è sempre in tutto il video a pezzettini nello specchio. C'è Mahmood, c'è Mengoni, dateveli a vedere e fate un po' di ricerca se vi interessa. Ah, è così? Sì, ci sono anche proprio delle fiabe per bambini in cui lo specchio va in mille pezzi. Ehm, e questo che abbiamo raccontato, no? Quindi la frammentazione e la divisione che non ci consente di sentirci eh, creature divine, Quindi unite, siamo tutti uno specchio integrate. unico. Anche noi che non Certo, abbiamo l'handler che ci ha creato una multipersonalità. esatto. Possiamo dire che siamo delle multipersonalità? Sì, E se ci mettessimo a ricostruirlo questo specchio? è proprio questo che siamo venuti qui a fare. I pezzi, diciamo, dello specchio di Roberto sono tutti sotto il suo naso o sono sparsi? Allora, adesso vedo che ne ha riuniti parecchi davanti a sé. Qualcuno è ancora in giro, ma pochi sono in giro. C'è un pezzo, per tutti vale anche per Roberto, un pezzo di questo specchio che è nella fiamma? Dunque, nella fiamma ci sono tutti questi pezzi, solo che è come se fossero combinati in maniera diversa. Ci sono i nostri combinati in maniera diversa. Io vedo così. Ok, ma se uno come Roberto ha incontrato la sua fiamma finora, No. siccome Roberto non ha incontrato la sua fiamma, se avesse fatto un lavoro su di sé completo, sarebbe chiuso lo specchio o mancherebbe il pezzo fiamma come concetto? Ho incontrato la mia fiamma. Allora, dunque, no, cioè, nessuno è manchevole di niente, eh. Cioè, non è che uno che non ha incontrato la fiamma gli manca qualcosa, Ah, assolutamente no. Cioè, la fiamma è quello strumento che ti aiuta a mettere insieme i tuoi pezzi, ma non è un pezzo in più, eh. la prova, certo, Ma assolutamente non è il tassello mancante. esatto. E non è, io non la vedo come la metà della mela, che se no ti manca la metà, no? Mhm. No, è quella che ti permette di comprendere che la mela è intera.
Esattamente, benissimo. Quindi la causa esoterica dei vari interrotti della vita di Roberto sostanzialmente è tutto questo. La carriera sportiva? Sì. Solo una cosa ho notato che quando lui è andato a Venezia c'è stata proprio una sorta di simpatia tra la città di Venezia e il leone, come sua interferenza. Mm? Mhm. Ehm, allora lì effettivamente lui è andato in profonda crisi. Mm? Però, per assurdo, proprio questo accentuarsi, diciamo così, del leone, perché comunque la stessa città di Venezia, no? Spesso è rappresentata dal leone. Mhm. È Ehm, il simbolo. sì, esatto. È come se l'avesse fatto insospettire, cioè l'ha aiutato, paradossalmente. Quello che doveva essere un alleato per il leone è Mhm. diventato invece una spinta per Roberto per dire di no a tutta una serie di cose. Beh, Roberto ci sta pensando da tanto di fare questa sessione, è arrivato il momento giusto e ha visto tutte le sessioni. Il suo percorso l'ha proprio definito durissimo. Immagino che investire tutto il tempo che ha investito per vedere tutte le sessioni sono ore e ore e giorni, sia importante. Liceo. Liceo, dimmi scusami perché mi Cioè sono... problemi anche al liceo ha avuto, problemi al liceo, poi ha mollato l'università, ha iniziato e mollato l'università due volte e lavoro. Tutte queste sono cause esoteriche legate a quello che abbiamo visto, alla Sì? triade, uomo del tempo, leone e sono sicuro che. Sì, diciamo che forse al liceo iniziava a esserci anche questa entità mentale del farneticare, per cui eh, iniziava a sentire una sorta di distacco, di distanza con altre persone che potevano essere anche i propri professori. Mhm. Mm, Lui ovviamente percepiva un malessere, ok? Però era tutta la strada che doveva percorrere per arrivare poi, no? A questa fase qui, che la sua anima adesso definisce con congratulazioni per tutto questo percorso. Però ovviamente sì, lì nel liceo ho visto disagio proprio. Però questo per dire che tutte queste entità mentali e fisiche sono state funzionali alla sua evoluzione. Certo. È un percorso duro, la vita magari che si è vissuto non è bella, ma è funzionale alla comprensione di una serie di questioni. Mm, mm. Causa esoterica della sua attrazione verso l'Oriente. Lui parla di Bushido, no? Il guerriero. Ecco, qua devo dire che quando lui l'ha detta, io ho visto che lei era la moglie L'attuale di compagna? un guerriero. No, 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 no. Lei Lui chi? Ah, in questa vita era una donna ed ah, era la moglie di sì, un guerriero, chiamiamola così, no? Però era una moglie serva, diciamo. Mm? è una geisha. No, vabbè, la Mm, geisha è mm. un'altra cosa. Una moglie devota. Sì, molto devota. Adesso in questa immagine vedo proprio che lei è inginocchiata, gli sta lustrando così le scarpe, gli sta sistemando l'abito eh, e non c'è confidenza fra di loro. Mm. C'è solo l'unione sulla carta. Matrimoniale, sì. Mm. Mm. Altri motivi? Insomma, non Mi è è da venuta una cosa tutti. orribile sul matrimonio. Mhm. In generale o per lui? No, 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 in generale, in generale. Ah, Mi è venuto Matrix Monium e vedo proprio questo ragno grande, con le zampe molto lunghe, come se fosse, sai, la cappella di una chiesa. mhm. E sotto ci sono i due sposi, quindi proprio come se l'istituzione matrimonio, che molto ha a che fare con la Matrix, infatti lo chiama Matrix Monium, e si è voluto dalla Matrix, no? Un'istituzione proprio che serve per mantenere
gli uomini e le donne in prigione. Interessante. E dicevo, non è da tutti essere attratto da lingue orientali, lui lo è stato. Solo questa vita come moglie devota in Giappone, hai detto? O Cina? O No, Corea? questo qui già, Giappone. secondo me Corea, sai? Sì, e vedo che questa donna però cercava di studiare perché non gli era consentito, diciamo, no? Culturalmente proprio non era possibile. Però di suo cercava di nascosto di studiare. Eh, poi ce n'è, aspetta, eh, invece questa ha a che vedere tipo con un monastero. Ehm, mm, sì, qui io penso che sia un monaco. Qui è un monaco lui. È un monaco, però è tipo innamorato ed è molto difficile per lui. Quindi c'è come una specie di lotta interiore. Eh, E poi qui sì, lo vedo effettivamente con una lunga sciabola infilata nel suo fodero, con un abito lungo bellissimo, tutto ricamato, è nero, ricamato d'oro. E qui è anche un uomo molto bello. Cosa vuole fare Roberto? Adesso tipo vorrebbe accarezzare un po' il suo cane Bene. perché è anche un po' un antistress e dà molta sicurezza, molta fiducia. Come se loro vabbè, si sono capiti proprio al primo sguardo. La prima volta che i loro occhi si sono incrociati si sono capiti subito ed è così ancora. E poi è come se ci fosse proprio una sincronicità, tra di loro, negli atteggiamenti, nei comportamenti. E, e lui sta bene. Roberto sta bene quando è vicino al cane. Monica, perché quando si guarda dritto negli occhi un animale, un cane, un gatto, eccetera, diciamo un cane, lo si guarda fisso e lui ti guarda, lui distoglie lo sguardo. Allora, a me non succede, però ehm, infatti me la sono chiesto perché a me non succede mai che i cani distolgano lo sguardo da me. Lui ti guarda continuamente, il tuo cane? Sì, Fisso, senza togliere lo sguardo neanche un secondo? te lo tolgo io lo sguardo spesso. Sì. Perché? Ehm, allora, allora, mm, quello che mi è arrivato, perché me lo sono chiesto su di me, no? È che invece il cane che avevo prima faceva quello che dicevi tu, no? Mm. Che dopo un po' distoglieva lo sguardo, no? Era come io ho sentito che in quel momento io non ero pronta a guardare me stessa. Ora io sono pronta a guardare me stessa e il mio cane me lo testimonia. Quando non sei pronta a guardare te stesso, l'animale distoglie lo sguardo. Andiamo al cluster Andiamo un po', eh? con il lupo di Roberto. È stranissimo questo cluster, perché è un albero di banane, però molte sono marce, anche se sono ancora appese, sono putride. Mm, sai, potrebbe essere attraente tenerlo, perché ci sono ancora delle banane buone appese a questo albero di banane.
questa è una scelta difficile per Roberto, perché sa di dover rimuovere quest'albero, pur essendoci delle banane buone. Cosa fa? Evidentemente, sai che cosa? Che ci sono, per come mi arriva, no? Che ci sono come delle cose concatenate nella sua vita, no? Per cui per fare una vera trasformazione deve eh, staccarsi anche da alcune cose che Buone. gli sembrano buone, Mhm. ok? Un po' così l'idea. Mm. Lui decide, sì, di mettere questo albero qui, banane buone, banane meno buone, dentro il portale definitivo. Sicuro che queste banane torneranno a lui eh, se è una cosa buona per lui. Cosa mette al suo posto? Come se fossero proprio due occhi mm, di cane. In questo caso io li vedo quasi color ghiaccio, un azzurro verde ghiaccio. Mm, che sono lì, diciamo così, a protezione, ma allo stesso tempo anche con una grande profondità. Di lupo? Eh sì, C'è un avatar? è come se fosse un prescrittore. Lo vedo con una valigetta che sembra quasi di un professionista, che può essere un avvocato, una cosa del genere, no? E che prescrive contratti, clausole, tutta una serie di limiti comunque. Lui ha bisogno di libertà e di decidere da sé, liberandosi proprio da queste clausole, da questi obblighi. Quindi non so perché utilizza proprio i due, come si chiamano, i piatti della batteria. Sì, così, no? Mhm. Fa questo gesto per Beh, schiacciare l'avatar e poi buttare via tutto. mhm. Sono in realtà è proprio uno strumento dell'orchestra quello. Ecco, Somigliano o saranno anche uguali magari, ma si battono insieme. ok, E inizia una nuova sinfonia. sì. E congratulazioni, esiste ancora? Mi viene maestro d'orchestra e lo vedo proprio in queste vesti. Quindi lui con la bacchetta in mano che dirige la sua sinfonia di vita. La PS è sempre Lapislazzuli, Oro, la P è sempre Legno, mi viene abete. vibrazione, 333, consapevolezza, 191, anima, 52, vite, 1736, cervello, 10,7, suscettibilità ipnotica, 58, 3D 31. e vivacità animica 100. Se volessimo inventare un nuovo valore, non lo inventiamo da adesso in poi, tranquilla, ma diciamo un valore che esprime la capacità di una persona di connettersi al mondo animale, da 0 a 100, quanto sarebbe per Roberto?
mm, mediamente per tutti gli animali, perché vedo che non è uguale la Mm, comunicazione, perché per esempio sugli insetti non è buona. mm. Cioè, poi non so se gli insetti andrebbero inclusi nel mondo animale, secondo la Mm, tua visione. no, non è Ok? buona la connessione con gli insetti? Non lo so perché, adesso mi è venuto tipo una... Non saprei neanche che nome è questo, di questo insetto qui, no? Quello con le macchioline bianche, quello, scusami, rosse e nero, ma non è la coccinella, ovviamente. Eh, Coleottero. sì, esatto. E lì, per esempio, mi è venuto come valore 9 su 100. Mm. Ah, no, diciamolo solo sui cani, visto che ha un lupo Perché Roberto. anche l'ombrico tipo mi viene 10. Però le farfalle, per esempio, mi viene 40 Mm, e non è facile, perché è mm, come mm. se fosse diversa la comunicazione con... Cani? No, i cani mi viene 100. No, sì, però la capacità di Roberto di connettersi ai cani è 100, quindi massima. Però anche lì vedo che cambia con le razze. Ok. Tipo, mi fa vedere una razza che può essere un carlino, non lo so, così lì scende. Mm. Il lupo? No, col lupo 100. Ok. Il padre di tutti i cani, se vogliamo. Eh, Mm. Entità eteriche, leone, sirena, Giulietta e uomo del tempo esistono ancora? no, Le tre mentali? no, adesso vedo con lo zero sbarrato tutte e tre. Gli impianti? Allora, rimane un po' in sospesa la questione, diciamo così, dell'appagamento sessuale, però l'impianto non c'è più. Senso di colpa? E quello ovviamente, allora, questi due aspetti qui che abbiamo citato, così la sfera sessuale e il senso di colpa, ehm, dipendono anche dalle decisioni, dalle azioni che farà prossimamente. Mm, Mhm. mm. La vita di Mick esiste ancora. Certo, certo. Il lupo ferito, Sam, esiste ancora. Sì, quella è stata un'esperienza molto preziosa. Era una zampa, quella ferita. Sì. Era una cosa, di Roberto di ferito quando ha, deciso di conoscere il suo lupo. Mi fa vedere come se ci fosse un taglio al petto e uno sulla fronte. Quindi il cuore e la visione. Sì, perché effettivamente era proprio sul terzo occhio. Va bene. Messaggio di Roberto ai genitori. Vediamo cosa fanno nel cinema. Allora, è come se Roberto capisse che la comunicazione che può avere con loro non è una comunicazione per lui ideale, ok? Che vorrebbe avere se fosse completamente autentico. Mm? Però avendo chiarito che loro sono gli strumenti della Matrix, ok? Riesce comunque a trovare un modo collaterale per rapportarsi a loro. E vedo che dice grazie per tutto il percorso insieme, Alla grazie per fidanzata. il caffè. Non so perché, grazie per il caffè. Ah, sono stanco di tirarci i capelli. Ah, a inizio. A inizio.
I miss you. I miss you. Sì. Penso che probabilmente lui abbia anche un po' voglia di sentire delle cose che con lei aveva sentito, ok? Quindi ha come la mancanza della mancanza di queste cose. Sì, però non so se gliele può più chiedere a lei. Al suo lupo. Siamo inseparabili e lo saremo ovunque, comunque, Il lupo cosa risponde? lo sai. Il lupo cosa ha pensato quando ha visto la prima volta Roberto? È lui. Va bene. Messaggio di Roberto a se stesso. Questo sono io. Ehm, non ho timori. Ehm, guardandomi dietro alle spalle, lo faccio con tenerezza. Non ci sono rimproveri. Guardando avanti, lo faccio con il sorriso. Sono un vortice di emozioni e di progetti. Mi sento risuonare con l'universo. Cioè, vedi Roberto che si abbraccia con un altro Roberto che lo abbraccia, se stesso. Sì, c'è Vero proprio abbraccia lo specchio. esatto. E, sì, il vero sé, diciamo così, no? Mm, si fonde con il Roberto qua presente sul piano materiale. Va bene. Monica, perdonami solo, abbiamo finito solo un'ultima cosa. Una settimana fa circa è mancata la lupa, Luti, di due amici. In pochissimo tempo soffriva troppo, ha sviluppato una malattia. Mi fa vedere un cuoricino, sul suo cuore disegna un cuoricino rosso, La lupa? sì? Mhm. Mm, mm. Cosa vuole dire ai suoi padroni? Mi fa sentire uno stato di astenia proprio, di forte debolezza. A loro è rimasto il figlio Sì, di lei. eh, ok? Dice la scelta è stata reciproca e io sono ancora lì, eh, quello sono anche io, riferendosi credo al figlio. Mhm. Ehm, sento ancora che mi stringete, mi accarezzate, mi pettinate. Sento ancora che mi parlate dolcemente, piano, vicino al muso, vicino alle orecchie. Il vostro bisbiglio, è musica per me. Mi appoggio con il muso sul vostro cuscino per sentire il vostro odore. Sono in voi, sono nel vostro cuore e sono nella luce di un paralume, come se questo paralume eh, emanasse adesso una luce a volte un po' diversa. Allora dice, quando vedete quella luce da quel paralume un po' diversa, sono io.
Quello di Roberto è un cecoslovacco, questa era un lupo di Sarlos, che sono molto diffidenti e che ci mettono tanto tanto tempo prima di accettare uno sconosciuto nel branco, tra virgolette. Con me ci mise due volte, e io facevo finta di niente, poi lei veniva, mi dava il bacetto sulla mano come dire ti ho accettato. Cosa mi vuole dire? Ricorda qual è la tua giusta strada. Al padrone più grande? Eh, corri più che puoi, Più piccolo? tranquillo, non succede niente di grave. Al figlio? Sarai molto amato. Al gatto? Quanti anni ha questo gatto? Non tantissimi, 6, 5, 6. Mm, ok. È un Come disgraziato. si... esatto. Un disgraziato. Non so perché che dice, con te facciamo i conti. No, erano molto amici, ma era un disgraziato. Pazzo Dice, con completamente. te facciamo i conti, cioè come dire, poi quando ci rivediamo facciamo i conti, in maniera ovviamente scherzosa, no? Va bene, abbiamo finito.